Ciao a tutti, oggi parliamo della telaziosi oculare del cane. È una patologia parassitaria, quindi è un parassita, che viene trasmesso da delle moschine, delle piccole mosche del genere Amiota. Abbiamo due tipi di telazia di questi parassiti che sono la telazia californiensis e la telazia callipeda. La telazia callipeda è quella presente in Italia, soprattutto zona Piemonte, Canton Ticino e fondamentalmente Basilicata Calabria. Si pensa che ci siano dei vettori, ovviamente, che abbiano il parassita, cani e volpi. Fondamentalmente questo è un parassita di pochi centimetri che sta fondamentalmente all'interno del sacco congiuntivale, soprattutto nella terza palpebra, e fondamentalmente questo tipo di parassita viene trasmesso dalle mosche. Cioè, cosa succede fondamentalmente? Noi abbiamo il serbatoio, il cane che ha questa telazia, che quindi ha questo vermiciattolo all'interno del sacco congiuntivale. La mosca si appoggia sull'occhio, si ciba, diciamo, delle secrezioni oculari, e nel cibarsi delle secrezioni oculari ingerisce delle larve di questo parassita. All'interno della mosca avviene un ciclo larvale e queste poi arrivano ancora all'apparato buccale della mosca, che quando va su un cane a cibarsi sempre di secrezioni congiuntivali lascia ovviamente queste larve poi all'interno del sacco congiuntivale maturano, diventano adulti e quindi si forma di nuovo tutto il ciclo. Quindi è una patologia parassitaria con vettore, in questo caso queste mosche che fondamentalmente trasportano i parassiti da cane a cane. Fondamentalmente che cosa crea questo tipo di parassita? Può essere anche asintomatico, a volte da un po' di prurito, quindi abbiamo delle blefariti, quindi mancanza di pelo intorno alle palpebre, e fondamentalmente possiamo avere anche delle ipersensibilità ovviamente al parassita e a volte possiamo avere delle secrezioni catarrali, mucopurulenti causate da questo parassita. La terapia fondamentalmente avviene in due modi. Nella prima di solito si instilla una goccina di anestetico locale e poi si va a rimuovere uno per uno questi vermiciattoli bianchi trasparenti che vediamo ovviamente nell'occhio del cane. Possono essere bilaterali, quindi averli su tutti e due gli occhi, o essere monolaterali ovviamente. Quindi si rimuovono questi vermiciattoli uno per uno e poi fondamentalmente di solito si danno dei farmaci che vanno ad uccidere fondamentalmente anche lo stadio larvale di questi parassiti. Diciamo che la maggior parte dei farmaci che utilizziamo per la filariosi, per la profilassi della filariosi cardiopolmonare, vi metto il video qua sopra, uccidono anche la telazia, quindi abbiamo la fortuna che nel trattare per la filariosi cardiopolmonare andiamo comunque a ridurre l'incidenza di questo parassita. Di solito sono moxidectina e ivermectina, esistono queste due molecole che vanno ad agire bene su questo parassita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi interessano questi argomenti, medicina veterinaria, il cane e il gatto, vi invito ad iscrivervi al canale qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.